Spesso, nonostante che siano ormai quasi 40 anni che pratichiamo e studiamo Shoubo col maestro Yuen Zumo, ci viene chiesta la domanda: ma che cos'è lo Shoubo? È un nuovo stile che ha creato il maestro? È un altro modo di chiamare lo Shuaijiao? Niente di tutto questo. E Shoubo è un vecchio termine per indicare il combattimento a mano nude cinese. In realtà, con questo termine il maestro Yuan Zumo intende un progetto, non uno stile. Per fare chiarezza però dobbiamo cominciare dalle origini, da quando il maestro Yuan Zumo arrivò in Europa per insegnare. Era il 1987 quando il maestro Yuan Zumo cominciò a insegnare in Europa e nei mitici seminari di Antibes, dove tutta l'Europa, tutti i paesi si incontravano. Il repertorio non era esclusivamente di lotta come tanti altri maestri praticavano in Cina, anzi cominciava subito con i calci e i pugni. Qui vediamo ad esempio il maestro che applica marzialmente un movimento caratteristico del Tai Chi. Ma come mai questo lavoro di calci e pugni nella lotta? In realtà la radice sta nel suo maestro, il mitico Chou Subin. È stata anche costruita una statua per lui. Chou Subin era un pugile professionista e la sua carriera va dal 1940 al 1958, carriera agonistica in pugilato occidentale. Era un maestro di Sui Jiao e anche di lotta libera, è un maestro di stili tradizionali di Wushu, in particolare dello stile dell'Aquila. Nel 62 il maestro Zumo comincia a studiare con lui. Qui vediamo il maestro Chou con Muhammad Ali, perché fu uno dei pochi, insieme a Chang Li-de, che poterono lavorare con Muhammad Ali quando arrivò a Shanghai. Qui vediamo il maestro Zumo che presenta il progetto Shoubu nel 2000 nella scuola del maestro Chou Subin, nella scuola del suo maestro. E in questo video vediamo come il maestro Chou, già molto anziano, morirà qualche anno dopo, si avvicina e qui il caso vuole che ci sia l'ultima intervista del maestro dove spiega come il progetto Shoubo è un ritornare alle antiche origini delle arti marziali cinesi. Ma in sostanza in cosa consiste il progetto Shoubo? Anzitutto in quello che chiamiamo Xianpo, cioè l'arte del proiettare, dello squilibrare senza le prese al vestito, dove l'atteggiamento fondamentale è quello del Tai Chi, dell'ascolto, della non violenza. Infatti è fondamentale che almeno inizialmente i combattimenti siano tutti basati sull'ascolto, sull'aderenza al compagno. È possibile comunque praticare tutte e 36 le tecniche, applicarle marzialmente. Come vediamo anche qui dove non ci sono prese al vestito, eppure si chiude in corpo a corpo. Ora vediamo dal punto di vista agonistico, ad esempio, qui siamo nei campionati internazionali e mondiali di Xianbo. Come vedete non ci sono prese al vestito, ma è possibile comunque lavorare col corpo a corpo, cosa molto interessante per chi invece esegue arti in cui solo il vestito è importante in qualche modo. Secondo livello è la grande tradizione invece della lotta utilizzando il vestito. Qui abbiamo un repertorio enorme, culturale, perché l'ultima dinastia mancese amava tantissimo la lotta tradizionale. Abbiamo questi documenti dipinti da un italiano, da un gesuita italiano, dove si vede chiaramente il talian, il vestito che usiamo ancora oggi, e come la lotta era così inserita nella pratica quotidiana di corte dell'impero. Fantastico. Il grande lavoro sul vestito è quello che caratterizza lo Shuaijiao, la lotta cinese. Naturalmente tutto ciò che si fa col primo livello senza vestito esiste anche qui, ma questo è la massima espressione culturale dell'arte cinese. Il vestito permette anche il controllo della tecnica, questo è molto importante. Qui vediamo come il maestro Zumo, sempre negli anni 2000, riesce a proiettare anche con i guanti che verranno poi utilizzati nel terzo livello, lo Shoubo per l'appunto. I guanti sono appositamente, calibrati per poter eseguire comunque le prese al vestito. E finalmente arriviamo allo Shoubo, che consiste in tutti questi livelli
Xiambo senza vestito, Sui Jiao tradizionali col vestito, ma anche coi calci e pugni. Nell'allenamento base abbiamo proprio un grande lavoro di aderenza, di sensibilità per poter affrontare i calci e i pugni. All'inizio naturalmente molto lentamente, fino ad arrivare anche all'agonismo, al combattimento libero. Qui vediamo come anche con i calci e pugni si tende comunque a chiudere per arrivare alla lotta. Infatti si dice nello Shobo, da lontano calci e pugni, da vicino proietto. Questa lunga distanza, ecco che i due atleti chiudono in presa e a questo punto si entra nel corpo a corpo. Notevole, sì. Quindi abbiamo tutto il grosso repertorio degli stili di Wushu con calci e pugni e le grandi chiusure della lotta tradizionale. Come vedete è possibile proiettare benissimo anche coi guanti. Per concludere, che cos'è lo Shobo? Lo Shobo non è uno stile ma un progetto, un progetto didattico. Abbiamo lo Xiambo, l'arte dello squilibrio senza utilizzare il vestito, lo Sui Jiao, l'arte dello squilibrio utilizzando il vestito, ma che comprende anche tutte le prese alle gambe, alle braccia, al corpo, senza vestito. E infine lo Shouwo, che comprende il lavoro dello Xiambo, il lavoro dello Sui Jiao e anche l'utilizzo dei calci ai pugni. Questo per arrivare a un concetto di combattimento completo in stile cinese. In particolare negli ultimi anni il maestro Yuan Zumo sta dando molta importanza alla teoria del Tai Chi Chuan applicata al primo livello. Lo Xiambo può esprimere i concetti del Tai Chi Chuan nel combattimento, quindi è un'ottima introduzione, un'ottima base per costruire veramente un concetto di combattimento in stile cinese e non è imitazione di quello occidentale.